Ecco qui il nostro bagno. Spiegaci il bidone dei solidi. Per fortuna è vuoto, la spiegazione. Siamo Carlo e Serena e dopo tanti viaggi in Africa e Asia, un trekking in Nepal ci ha cambiato la vita. Abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori per realizzare un sogno, dall'Alaska all'Argentina in van. Abbiamo camperizzato un Fiat Ducato in Italia e spedito in Canada. Nell'agosto del 2019 è iniziato il nostro meraviglioso viaggio. Dopo 2 anni siamo arrivati a Panama e abbiamo deciso di prenderci una pausa, tornare in Italia e allestire un van più grande e confortevole che sarà la nostra nuova casa su ruote. Negli episodi precedenti, dopo una lunga preparazione e verniciatura, abbiamo iniziato gli interni. Abbiamo realizzato la zona notte, la zona giorno e la cucina. Ma ora è arrivato il momento del bagno, che è necessario per vivere e viaggiare in piena comodità a bordo del nostro van. Guardate un po' dove ci troviamo oggi. E voilà! Che spettacolo! Il nostro viaggetto sta durando più del previsto perché stiamo trovando posti spettacolari e soprattutto in bassa stagione non c'è tantissima gente. Oggi ci troviamo, anzi è da 2 giorni che siamo qua, non siamo riusciti ancora a proseguire perché la vista è talmente bella che stiamo benissimo. Ci troviamo al lago di Santa Croce vicino alle gole del Verdon, infatti oggi pomeriggio andremo a vederle. E oggi vi parleremo anche del nostro mitico bagno, finalmente ce l'abbiamo ed è questo dietro di noi. Ora ve ne parleremo meglio. Passiamo subito a come abbiamo realizzato innanzitutto il box doccia e poi vi diremo quale bagno, quale WC abbiamo scelto per il nostro van dopo una bella ricerca. Per realizzare il box doccia non abbiamo fatto altro che tirare sulle pareti e abbiamo preso le misure per farci stare una persona di 1,90 m come me, infatti ci sto abbastanza comodo. Dopodiché abbiamo impermeabilizzato il legno con della gomma liquida e abbiamo utilizzato anche una banda rinforzante sugli angoli per far diventare il tutto più resistente. Alla fine c'era uno spessore di 3 mm più o meno e ha reso tutto il box doccia impermeabile. A questo punto abbiamo scelto come rivestire il box doccia e anche questa volta, dopo aver scelto il pavimento, ci siamo affidati ad Andrea di Caconsonni che avevate conosciuto. Lui ci ha saputo consigliare veramente un bellissimo vinile che ha un effetto particolare, un po' pietra, e a noi piace molto perché è un colore chiaro che sta bene anche con tutto il resto del van, sembra molto naturale e soprattutto è stato comodissimo da applicare perché era molto molto sottile. Abbiamo usato una colla speciale fatta apposta per incollare il vinile, che è la stessa che abbiamo utilizzato per incollare il pavimento del resto del van. Per concludere poi abbiamo sigillato le fessure con un sigillante. L'abbiamo fatto in viaggio tra l'altro qualche giorno fa perché non avevamo ancora terminato. Ma quindi adesso vi facciamo vedere come abbiamo realizzato il tutto nella nostra officina. Ovviamente la particolarità di questo box doccia è che ha un bagno estraibile realizzato su delle guide a scorrimento. Quindi ora, dopo aver visto come abbiamo realizzato il box doccia, vi facciamo vedere nel dettaglio il nostro WC. Abbiamo scelto un WC che si chiama Tiny della Separate, che è un'azienda svedese. Ora ve lo facciamo vedere nel dettaglio, vi facciamo vedere dove è nascosto. Ecco qui il nostro bagno. Allora, non abbiamo ancora fatto la porta impermeabile perché non abbiamo avuto tempo. Per adesso c'è questa tendina di cotone, infatti ci stiamo facendo la doccia fuori. Comunque questa è la nostra doccia. Eccola qui, c'è l'acqua calda e l'acqua fredda ovviamente perché abbiamo il boiler.
E qua sotto c'è il nostro WC. Guardate che bella la parete, a noi piace veramente tantissimo. Ecco Serena che sta estraendo il nostro bagno portatile. Eccolo qui. E ora apriamo il nostro WC. Come vedete ci sono due zone, questo per il solido e questo per il liquido. Qua c'è una tavoletta biologica che profuma e fa andare via gli odori. Ora invece vi faccio vedere cosa succede quando ci si siede sul WC. In pratica si apre questa parte e il solido va a finire giù dove c'è un sacchetto. Vediamo il meccanismo che c'è dietro. Quindi all'interno ci sono due contenitori. Il primo è quello per i liquidi, mentre il secondo è quello per i solidi, che è separato ovviamente da questa che si apre e si chiude, come ha fatto vedere prima Serena. E proprio sui solidi c'è qui la presa della ventola di aspirazione, e per evitare che gli insetti entrino c'è anche questa zanzariera, questo filtro che poi si stacca e poi si pulisce ogni tanto durante la manutenzione. Bene, vi faccio vedere un po' come abbiamo installato il bagno, che si nasconde dietro la nostra panca sinistra. Eccolo qui, togliamo i cuscini. Quindi apriamo la panca, ecco qui. Qui si vede il bagno già aperto perché Serena prima l'ha tirato fuori. Questo è il tubo del riscaldamento che non ci interessa, ma quello che volevo farvi vedere è proprio il collegamento che viene qui. Questo tubo qui porta l'aria praticamente all'esterno. All'interno del Tiny c'è una ventola che aspira tutti i cattivi odori della parte solida e li invia poi da questa parte. Ora Carlo ve lo farà vedere chiuso. Eccolo qui. Faccio vedere un attimo come si chiude. Vabbè, ovviamente si nasconde sotto. E per completezza vi faccio vedere anche che cosa c'è sotto al furgone. In pratica troviamo una parte dove c'è una retina per non far entrare gli insetti e poi una sorta di cappuccio per non far entrare l'acqua. Adesso vado sotto. Eccomi sotto al furgone. Ecco, vedete che praticamente questa è la parte terminale del bagno dove l'aria esce. Qui c'è una rete e questo è il cappuccio per non far entrare l'acqua. Allora, cominciamo da quello per i liquidi, che è questo qui. È veramente ben fatto e si presenta in questo modo. C'è una guarnizione qui dove poi tutti i liquidi vanno a finire ed è fatto in modo che i liquidi non escano da qui in marcia. Infatti c'ha un percorso particolare che deve seguire. Quando bisogna svuotarlo non si fa altro che prendere questo tappo, che tra l'altro ha il suo posto, è veramente bella questa cosa. Si mette qui e poi qui si prende questo tappo piccolino e si mette qui, poi si porta. Questo ci permette di non perdere pezzi per strada. Poi una volta arrivati nel bagno si svita quello piccolino e poi si svuota in questo modo. Poi una volta svuotato si può sciacquare con l'acqua e rimettere al suo posto, stando attenti che il tubo vada esattamente nella guarnizione, questa qui. Spiegaci il bidone dei solidi. Per fortuna è vuoto la spiegazione. Allora si apre, ovviamente, vabbè, molto semplice. C'è un sacchetto, tra l'altro questo è fatto in amido di mais compostabile, e si apre. Vabbè, prima si porta dove bisogna svuotarlo. Dopo vi spiegheremo anche dove si può smaltire, perché non è banale. Allora, vabbè, ovviamente è facile, si chiude il sacchetto e si butta. Sotto il sacchetto si mette questa carta che assorbe tutto l'umido, l'umidità, quindi è molto importante metterla sotto. Ovviamente c'è questo coperchio che si usa quando bisogna svuotarlo, perché andare col secchiello aperto non è il massimo. Un'altra cosa bellissima che mi piace è che qui sul fondo, oltre a esserci le viti per tenerlo fermo, quindi non si muove, c'è questo sensore. Questa qui è una bilancia e quando il serbatoio dei liquidi è pieno si illumina una lucina che ci dice che dobbiamo svuotare. La capacità del serbatoio dei liquidi è di circa 7 litri, quindi da manuale di istruzioni l'autonomia è di circa 4-5 giorni.
mentre il serbatoio dei solidi ha una capacità di 16 litri e l'autonomia è di circa 2 o 3 settimane, considerando di essere in 2 persone. Ovviamente per fare i propri bisogni ci si deve sedere, perché ovviamente vengono separati il liquido dal solido. E poi vi faccio vedere un po' che cosa faremo. Non l'abbiamo ancora finito, però quando il bagno si chiude in questo modo, ecco, qui verrà praticamente una barriera chiusa ermeticamente con delle guarnizioni che faranno tenuta qui in maniera tale che l'acqua non cada. Poi metteremo anche una piccola grondaia e qui verrà il forno del riscaldamento, che per adesso è ancora nascosto qui. Poi qui abbiamo installato, l'avete già visto, l'F28 di fiamma, a cui abbiamo aggiunto poi un kit turbovent, che è questa qui, quindi praticamente si apre e abbiamo anche una reazione in entrambi i sensi premendo questo tastino. Molto comodo. E poi con il coperchio Crystal c'è anche il passaggio della luce, anche se qui avevo installato un faretto. Poi ovviamente mancano un po' di rifiniture che faremo a Milano, ma vabbè, insomma, il bagno è finito. Eccolo qua. La ventola di aspirazione si trova in questo punto qui ed è una ventola che consuma 1.6 watt e deve rimanere sempre accesa perché ovviamente gli odori devono essere estratti. Tutto il sistema è a 12 volt. Adesso vi faccio sentire il rumore. Ecco, l'ho accesa adesso. E questo è il rumore. È silenziosissimo, cioè non si sente. Una cosa importante è che nel bidone dei solidi si può buttare anche la carta igienica. Infatti magari nei bagni compostabili che avrete visto tipicamente si buttano degli scarti vegetali o della segatura o qualunque altro tipo di cosa. Qui non serve perché noi utilizzeremo questo bagno a secco e non ci sarà proprio il tempo materiale di fare il compost, perché un compost, per essere chiamato tale, deve avere comunque un tempo di riposo e di ibernazione affinché tutti i batteri poi facciano il loro effetto e può essere riutilizzato poi come concime. E qui si apre il discorso sullo smaltimento, che poi è anche un tema molto importante di questo bagno. Ci sono 3 modi per smaltire i solidi, perché i liquidi vengono smaltiti in un normale bagno versando il contenuto e poi scaricando. Il primo modo, il più semplice, è quello di buttarlo nell'indifferenziato, quindi banalmente il sacchetto viene preso e buttato nel secco o indifferenziato, come si chiama, come lo chiamate voi. Il secondo modo è quello di conferirlo a centri di compostaggio autorizzati, quindi qualora ci sia un centro nelle vicinanze si può conferire e poi lì si trasformerà in compost. Oppure il terzo modo, perché questo bagno viene anche utilizzato nelle case di montagna dove gli attacchi idraulici, la fognatura non arrivano e quindi è più comodo avere un bagno a secco, si può creare il compost nella propria casa. Quindi Separé spiega bene come formare il compost, quindi viene preso il sacchetto, messo in una cassetta impermeabile e poi ricoperto di terreno per un minimo di 12 mesi e poi i batteri faranno il loro lavoro e può essere utilizzato come compost. Bene, adesso vi spieghiamo i 3 motivi per cui abbiamo scelto questo bagno, che per noi è veramente il migliore per la van life. Sono anche 4, comunque iniziamo dal primo. Ah, sono 4? Sì. Meglio così. La qualità. Allora, dopo aver fatto una ricerca abbiamo constatato che Separé è un'azienda svedese che produce da oltre 40 anni WC senza acqua per camper o piccole case, tiny homes, e quindi hanno sviluppato veramente delle tecniche molto avanzate. Hanno addirittura vinto l'anno scorso il premio come miglior WC dell'anno. Quindi È un bellissimo premio questo, veramente. esatto. Gli svedesi sono molto amanti della natura, infatti hanno sviluppato secondo noi un prodotto ottimo. Il secondo motivo è la praticità. A noi piace molto questo modo di dividere il solido dal liquido, anche perché secondo me in questo modo rimane molto più pulito. Inoltre
È pratico perché non ha bisogno di un serbatoio d'acqua, perché è un WC a secco, non c'è bisogno di una cassetta, non c'è bisogno di un maceratore, è veramente tutto compatto, quindi è pratico da utilizzare. E anche quando l'ho installato è stato veramente semplice, perché basta fare un foro e poi è veramente semplice da utilizzare perché c'è solo un collegamento elettrico che tra l'altro consuma pochissimo. Terzo motivo riguarda l'ambiente, è una delle cose a cui tenevamo di più. Non volevamo più un WC che necessitasse prodotti chimici, infatti col nostro portapotti che avevamo nell'altro van non l'abbiamo quasi mai utilizzato perché spesso era anche difficile trovare aree adeguate dove scaricare. Questo dal Messico in poi, perché devo Sì, dire che certo. Canada e Stati Uniti sono veramente Molto super forniti. attrezzati. E poi ragazzi, noi siamo partiti con una scorta di disgregante che ci occupava anche spazio. Esatto. Adesso non dovremo pensarci più. Invece con questo WC le uniche cose che bisogna comprare sono questa tavoletta biologica per gli odori, questo panno per assorbire l'umidità che si mette sotto il sacchetto e poi i sacchetti, in particolare questi che abbiamo avuto da Separate, sono fatti in amido di mais, quindi sono compostabili. Ma si trovano facilmente Esatto. in commercio, cioè sono quelli dell'umido, insomma. Esatto. Comunque con i sacchetti biodegradabili si può buttare benissimo nell'organico. E quindi secondo noi sono veramente tanti pensieri in meno, perché oltre all'autonomia maggiore, cioè noi non dovremo più preoccuparci di trovare un'area attrezzata per lo smaltimento delle acque nere, ma ci basterà buttare il nostro rifiuto che ormai ha perso gli odori perché è tutto stato aspirato. Quando fate un trekking oppure siete in una casa isolata, la maggior parte dei bagni, poiché non hanno un allaccio alla fognatura, sono proprio secchi, quindi separano i liquidi dai solidi che poi vengono convertiti attraverso un processo aerobico in concime. Infatti in questi giorni, tra l'altro, prima di montarlo abbiamo usato bagni pubblici in giro per la Spagna e la Francia e ne abbiamo visti molti di questi bagni. Ovviamente non è l'unico bagno compostabile in commercio, ce ne sono. Quello che mi piace di questo è che ha un sensore molto pratico che ti avvisa quando il contenitore dei liquidi è pieno. Questa cosa è veramente interessante perché si accende una luce rossa che ti avvisa che E è si pieno. evita di fare danni. Esatto, cioè in realtà è ancora 1 o 2 utilizzi, c'è scritto nel Ah, manuale. ok, quindi meglio. Un altro aspetto che a noi piace tantissimo, ovviamente ci siamo andati a leggere tutto il sito di Separate, abbiamo visto la loro storia e abbiamo visto che si occupano attivamente con delle organizzazioni no profit per aiutare le persone con più bisogno. Dove c'è una scarsa sanità, loro cercano di intervenire fornendo istruzione e attrezzatura adeguata. Questa è una cosa molto bella perché non tutti hanno una fognatura e la possibilità di avere un bagno funzionante e compatibile con l'ambiente è veramente una soluzione importante, e quindi anche questo aspetto ci ha convinto a scegliere questo prodotto. Ma ora veniamo ai costi di questo prodotto. Ovviamente ci sono anche altri bagni compostabili e viaggiano tutti sulla stessa fascia di prezzo, che è di circa 1.000 euro, poco meno. Ora, la nostra idea è che 1.000 euro sono sicuramente tanti rispetto a un portapotti che costa circa un decimo, ma non sono tanti rispetto a un bagno che si trova in un camper dove il bagno stesso costa tanto, perché oltre al costo del bagno bisogna poi installare un serbatoio, quindi fare il foro, comprare il serbatoio, fare tutti i collegamenti, installare un maceratore se si vuole più autonomia o un secondo serbatoio, e quindi per questo motivo il bagno compostabile è una soluzione più economica rispetto ai bagni per camper. E anche più ecologica, come dicevamo prima. Un portapotti, che è il bagno che avevamo sull'altro van, ovviamente costa meno, però bisogna aggiungere il prezzo che bisogna pagare spesso per svuotare le acque nere e anche i prodotti chimici che vanno usati, quindi alla fine dopo un po' comunque si spendono un po' di soldi, mentre per questo WC le uniche cose che servono sono i sacchetti, che sono dei sacchetti biodegradabili, la tavoletta biologica per gli odori e una carta assorbente da mettere sotto il sacchetto per assorbire l'umidità. Separate ci ha lasciato fino alla fine di giugno uno sconto del 10%, quindi se vi può interessare l'acquisto vi mettiamo il link in descrizione con lo sconto. Io vi consiglio di andare a vedere un po' il loro sito perché secondo me è fatto molto bene e spiega tutto in dettaglio, anche l'azienda, la loro etica, come sono organizzati. Noi speriamo di andare a trovarli in Svezia al più presto. E tra l'altro nella scatola che ci è stata inviata
loro mettono oltre al bagno tutto il kit di installazione, quindi veramente serve soltanto una segatazza che non arriva e il resto c'è tutto, c'è anche il sigillante per chiudere il buco. Molti di voi ci chiedono di Nirvan 1, per chi non lo conoscesse è il van che ci ha accompagnato durante i 2 anni del nostro viaggio sulla Panamericana da Halifax in Canada fino a Panama, e volevamo solo dirvi che sta bene, non è cambiato nulla rispetto a quello che vi abbiamo detto nel primo video. Nirvan è ancora in nostro possesso, è lì alla dogana che ci aspetta. Non vi abbiamo dato aggiornamenti perché effettivamente non ce ne sono, andremo, speriamo al più presto a sistemarlo, vi aggiorneremo e niente, non abbiamo fatto video a riguardo perché davvero non c'erano altre informazioni e non siamo andati prima perché c'erano delle priorità in Italia. Comunque volevamo parlarvi anche dei cuscini perché vi abbiamo fatto vedere come li abbiamo tagliati, come abbiamo tagliato la gomma piuma e li abbiamo rivestiti poi con un tessuto per noi nuovo, la canapa. Abbiamo conosciuto questa azienda che si chiama Maeco, è di Milano, e anche loro sono camperisti, quindi ci siamo trovati subito molto d'accordo. Tra l'altro sono amanti della libertà, mi piace molto la loro filosofia. Loro producono i loro tessuti a biella, quindi è fatto proprio tutto in modo biologico, organico, e ci tenevamo anche per questo. Abbiamo fatto un piccolo video di quando siamo andati a prendere il tessuto. La canapa ha proprietà antibatteriche, rispetto a qualsiasi altro tessuto si sporca molto più tardi e non assorbe né cattivi odori né sporcizia, tant'è che effettivamente un pantalone, per dire, in canapa lo puoi utilizzare 10 giorni, un jeans dopo 2 giorni è meglio che lo butti in lavatrice e di corsa. E niente, ha una grande capacità anche di creare un micromassaggio sul corpo, dà una sensazione di benessere ed è il futuro ripreso dal passato, è spettacolare. Per me è questo, la canapa. Poi sono stati così gentili da regalarci pure dei teli per asciugarci che sono bellissimi e in effetti sono di canapa e si asciugano molto prima rispetto ai classici asciugamani in cotone. E quindi i cuscini su cui siamo seduti, che tra l'altro riprendono un po' il colore del nostro Nirvan 1 perché sono di questo verde oliva, sotto il quale si nasconde il bagno che abbiamo fatto vedere dove sono seduto io, e mentre sotto Serena di un po' che cosa c'è? C'è l'impianto elettrico di cui vi parleremo probabilmente nel prossimo video, no? Ragazzi, su questo video ci stiamo preparando di brutto perché non siamo tanto esperti di elettronica. Io proprio e zero. di elettricità, ma intanto qui sta tramontando il sole e vi lasciamo a qualche immagine di questo posto bellissimo Che dovevamo lasciare oggi, ma ma che lo non lasceremo penso domani per O poi andare a dopodomani, vedere le perché è gole del stupendo, Verdon veramente. e niente, quindi ci vediamo al prossimo video.